Vuoi perdere grasso o stai cercando di controllare la glicemia? Questo video fa al caso tuo. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi ti mostrerò gli alimenti più sani che possano esistere con un basso contenuto di zuccheri e carboidrati. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Quando si è alla ricerca di alimenti con un basso contenuto di zuccheri e carboidrati, solitamente è perché ci si ritrova in due condizioni. Si vuole perdere grasso oppure si vuole controllare la glicemia. Queste due condizioni si possono gestire tranquillamente con la conversione di alimenti ricchi di carboidrati e zuccheri in cibi ricchi di proteine e grassi sani. L'introduzione costante di questi ultimi permette anche di diminuire le infiammazioni in tutto il corpo, ridurre le malattie cardiovascolari, evitare la steatosi epatica, ovvero fegato grasso, ridurre al minimo le problematiche ai nervi ed infine scongiurare obesità e diabete. Per questi motivi oggi illustrerò 9 alimenti salutari a basso contenuto di zuccheri e carboidrati. Prima di analizzarli insieme, vediamo brevemente qualche accorgimento utile per perdere grasso e allo stesso tempo controllare la glicemia. Il primo è ovviamente evitare o ridurre al minimo tutti i carboidrati amidacei, zuccherati e processati. Non sto parlando solamente dei classici junk foods, ma anche di pane, cereali, pasta, riso e biscotti. Questi alimenti aumentano l'insulina, impedendo al contempo di perdere grasso. Il secondo trucco può essere quello di applicare il digiuno intermittente, magari non tutti i giorni, ma 2 o 3 giorni alla settimana. Il digiuno rende infatti le cellule più sensibili all'insulina e permette di bruciare più grassi. Un digiuno prolungato inoltre stimola l'autofagia, che abbiamo imparato a conoscere diverso tempo fa. Il terzo trucco è bere regolarmente. Idratarsi costantemente durante il giorno permette di sentirsi più sazi ed idratati, ma soprattutto concede al nostro corpo di non diventare carenti di micronutrienti. Il quarto trucco è il solito, ovvero gestire lo stress. Mantenere bassi i livelli di stress è fondamentale perché il cortisolo, l'ormone dello stress, fa aumentare il peso corporeo. Per questo può essere utile fare yoga o camminate, specialmente dopo i pasti. Il quinto ed ultimo trucco è certamente dare importanza ai grassi. Chi vuole perdere peso solitamente esclude questa categoria di alimenti, ma non dovrebbe farlo. L'assunzione costante di grassi sani accelera il metabolismo del glucosio e la scomposizione dei grassi all'interno dell'organismo. Per quest'ultimo motivo, al primo posto di oggi troviamo un ottimo grasso sano. Sto parlando dell'avocado. Utile a farci sentire sazi e controllare l'appetito, questo alimento dona energia a lungo, fornendo allo stesso tempo diversi nutrienti. È ricco infatti di grassi monoinsaturi, magnesio, vitamine B6, C, K e D. Contiene addirittura più potassio della banana. È inoltre fonte preziosa di svariati composti antiossidanti ed antinfiammatori. Al secondo posto non posso non citare l'olio extravergine d'oliva. Alimento dalle caratteristiche simili all'avocado, anch'esso è davvero utilissimo quando si opta per una riduzione di zuccheri e carboidrati. È ricco di vitamina E ed è fonte di oleuropeina e oleo cantale. Queste due sostanze hanno ottime proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie. Consumare tutti i giorni 2-3 cucchiai di olio extravergine d'oliva estratto a freddo, specialmente a crudo, può essere davvero benefico per il nostro corpo. Al terzo posto troviamo la frutta secca. Tutta la frutta secca è benefica, ma oggi ho selezionato quella con il minor quantitativo di carboidrati. Sto parlando dei pinoli. Ricchi di zinco e manganese, sono anche fonte di calcio, ferro, magnesio e potassio. Oltre a fornire energia e sazietà a lungo, sono ottimi nel proteggere gli occhi e regolare i livelli di colesterolo LDL. Infine sono ricchi di L-arginina, composto che promuove la disponibilità di ossido nitrico, ovvero un vasodilatatore fondamentale per la salute cardiovascolare. Al quarto posto viriamo sulla verdura, citando il cavolo nero. Si tratta di uno degli alimenti più salutari e sottovalutati in natura.
È ricco di tantissimi nutrienti, vitamina A, C, K, ma anche folati, calcio, potassio e magnesio. Inoltre non contiene amido ma soprattutto acido ossalico, antinutriente presente ad esempio negli spinaci. Al quinto posto troviamo le crucifere. Gruppo di verdure povere di carboidrati sono fondamentali in un sano regime alimentare. Broccoli, cavolfiori, cavolini di Bruxelles e altre verdure di questa famiglia sono buone fonti di magnesio, potassio, utili nell'aumentare la sensibilità all'insulina. Aiutano a depurare il fegato e a ridurre il grasso viscerale. Alcune di esse, soprattutto i broccoli, hanno perfino proprietà antitumorali. Al sesto posto proseguiamo con i cavoli, ma in versione fermentata. Sto parlando ovviamente dei crauti. I crauti sono una forma di cavolo fermentato con funzione probiotica. Servono infatti a popolare il nostro organismo di batteri buoni. Sono ricchi di fibre, vitamina C e vitamina E e hanno un basso contenuto di carboidrati. Sono consigliati in caso di reflusso, anche se non vengono apprezzati da tutti. Fattore da non sottovalutare, sono un'ottima fonte di vitamina K, fondamentale nella coagulazione del sangue. Al settimo posto abbiamo le spezie ed erbe. Se hai visto i miei video passati, saprai certamente quanto io sia un fan di questi alimenti. Non contengono quantità rilevanti di amidi, zuccheri e carboidrati. Al contrario, sono ricche di antiossidanti e molte altre sostanze benefiche. Alcune di esse favoriscono la perdita di peso e la gestione degli zuccheri nel sangue. Molte altre sono invece dei potenti antinfiammatori. Sostituirle al sale o comunque aggiungerle nelle nostre pietanze può essere molto utile. All'ottavo posto troviamo ovviamente una fonte di proteine. E cosa c'è di meglio di un uovo? Alimento meraviglioso, povero di carboidrati, è fonte di colina e lecitina, utili nella scomposizione dei grassi nel fegato. Ovviamente le uova sono utili anche per chi ha intenzione di perdere grasso viscerale. Hanno un elevato potere saziante, sono utili nella costruzione dei muscoli e nell'accorciare i tempi di recupero dopo l'esercizio fisico. Sono ricche di vitamine e minerali, contengono luteina e zeaxantina, ottimi per la salute degli occhi. Infine sono fonte di acidi grassi omega 3, essenziali per contrastare l'invecchiamento. L'importante è selezionare delle uova con marchio zero, provenienti da galline allevate al pascolo. Al nono ed ultimo posto ho deciso di citare il pesce azzurro, in particolare sardine, acciughe e sgombro. Questi pesci offrono incredibili proprietà. Aumentano la sensibilità all'insulina, abbassano la pressione arteriosa e migliorano la funzionalità del sistema nervoso. Costano poco e sono le migliori fonti di acidi grassi omega 3 che si possano consumare. L'importante è prestare attenzione alla cottura, altrimenti annulleremmo tutti i benefici. Gli omega 3 sono noti per ridurre le infiammazioni e ridurre lo stress ossidativo. Il plus che ci offrono questi pesci, al contrario ad esempio del salmone di allevamento, è proprio la quantità di omega 3 presente, decisamente molto più elevata. Della differenza tra pesce d'allevamento e selvaggio ne ho parlato nello specifico in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.